Buongiorno, con questo breve video volevo illustrarvi come funziona l'alert sismico, come consultare l'app e capire immediatamente se c'è rischio per la vostra località. In questo esempio, vedete l'orario 7:09 del 19 dicembre, c'è semaforo rosso, il che vuol dire che c'è un alert nazionale dal punto di vista sismico da qualche parte. Nello schermo sotto, nel frame sotto, avete alert locale. Alert locale c'è scritto Reggio Calabria. Vuol dire che la vostra località che voi avete inserito in menu località, quindi qui, è presente tra le località allertate. In questo caso la mia località è Reggio Calabria. Sotto avete i Richter probabilità previsti e in questo caso la magnitudo prevista massima è 4.1 Richter, che è una magnitudo molto bassa, quindi non desta preoccupazione assolutamente. Ok, quindi io ho fatto la scelta di non avere notifiche per queste magnitudo basse, basta andare qui nel menu impostazioni alert e impostare in fondo magnitudo degli alert per cui essere allertati. Ho messo magnitudo maggiore di 4.1 perché non voglio avere notifiche per sciami sismici o terremoti molto bassi, non ho interesse. Quindi abbiamo sicuramente un alert, però per una magnitudo bassa, ok. E sotto vedete che l'alert sismico ha ancora 5 ore e 19 minuti di tempo per terminare, quindi sappiamo quanto dura. E poi se ci sarà semaforo giallo, questo durerà 5 ore e 33 da adesso, quindi finito l'alert sismico per altri 10 minuti circa, per altri 6-7 minuti circa avremo un pre-alert, ma queste sono questioni diciamo che non hanno una grande rilevanza. L'importante è sapere quanto dura l'alert. E sotto nella mappa di rischio sismico di origine astronomica visione utente avete tutte le vostre località. Ok, quindi le località con i quadratini sono quelle che io ho impostato. Avendo l'abbonamento Pro ne posso impostare fino a 10 e il pallino grigio che vedete è quello di Reggio Calabria, quindi praticamente a 30 o 60 km dal quadratino principale, che è quello che io ho impostato come Reggio Calabria, abbiamo un sisma precursore che ci dice che c'è un po' di movimento in quella zona. Nella mappa di rischio sismico visione nazionale avete tre mappe: la mappa delle passate 6 ore, la mappa del rischio sismico attuale e la mappa delle prossime 6 ore. Ecco, questa qui io vi consiglierei di guardarla subito, cioè dov'è che c'è un rischio nazionale nelle prossime 6 ore, e questo è aggiornato in tempo reale. Quindi se avete un dubbio sulla località, sulla posizione del sisma che potrebbe arrivare, parliamo ovviamente dei casi in cui abbiamo una magnitudo attesa non di 4.1 ma magari di 5, allora la prima cosa che si fa è andare a vedere qui sulla mappa delle prossime 6 ore e dove sono, quali sono le zone interessate, e poi anche vedere subito se c'è la località vostra tra quelle posta nell'alert locale. Infine, nella timeline del rischio sismico avete anche l'idea se nei prossimi 15 giorni avete un rischio e di quale magnitudo. Abbiamo passato di recente un rischio sismico di 5 Richter, che è una cosa molto rara ed è soltanto per poche ore, e in quel caso è avvenuto soltanto un sisma di 3.7 Richter, però è avvenuto proprio lì, quindi in quel periodo lì, il che vuol dire che avete una visione di insieme dei prossimi giorni. La stellina indica il punto in cui ci troviamo adesso, cioè il momento, il tempo in cui ci troviamo adesso. Quando avete questi elementi che vi ho detto, vi costruite immediatamente nella vostra testa il vostro rischio personale. Cosa succede? Che quando avrete qui al posto di 4.1 un maggiore di 5, magari con scritto sostenuta o moderata, è lì che dovete, col semaforo rosso, è lì che dovete pensare: vado a dormire in macchina o no? Con tutti questi elementi avrete poche ore di alert, ma se è maggiore di 5 voi potete prendere le vostre precauzioni, a prescindere da quello che dicono gli enti preposti come la protezione civile, INGV, eccetera. Lo potete fare in autonomia, sapendo che questo strumento dà sì dei falsi allarmi, perché li dà, cioè ogni tanto abbiamo detto, ci sono state 3 volte nel 2022 che abbiamo detto che c'era un 5 Richter, come questo, come in questa timeline, vedete, abbiamo avuto un 5 Richter nei giorni 15-16, non c'è stato un 5 Richter, c'è stato un 3.7, ma è stato in quel periodo lì, quindi vuol dire che la Terra si è mossa, ma non tanto da come era la previsione astronomica.
Però se ci sarà un 5 Richter sarà in quella finestra lì, non in un'altra, nell'85% dei casi che abbiamo esaminato. Un caro saluto, ciao ciao.